Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, obbligo di riscatto del 3 luglio del 2023. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Siamo in verde tutte e due. Sì, Verde speranza di rispararti alla Madonnina. sì, A infatti, breve. cioè, non mi piace mai fare obbligo, come dire, seduto in poltrona, sul divano, in una sedia. È molto più bello Mm. fare gli obbligo di riscatto direttamente dalla Madonnina, ma io sono fiducioso che, non so se direttamente questa settimana, ma Mm. già anzi questa settimana quasi sicuramente per Romero, ma già dalla prossima si potrà tornare alla Madonnina con più frequenza, ecco. Prima di iniziare, caro direttore, Dimmi. prendo l'iniziativa per ricordare a tutti di mettere like. Fatelo adesso. Quindi mettete mi piace, iscrivetevi al canale attivando la campanella per tutte le notifiche, diteci la vostra sotto nei commenti. Ringrazio di cuore tutti i commenti, cioè grazie a tutti per il supporto, soprattutto a chi ci critica, perché io li leggo i commenti e ci sono alcuni che scrivono sempre gli stessi commenti di critica. Cioè, buon per noi, cioè il fatto che commentiate ci aiuta, quindi non vi piace quello che vedete, voi lo vedete, quindi siete pure masochisti e commentate pure Ma aiutandomi. no, Quindi Henry. grazie a voi. Di che segno sei, Henry? Dello stesso di Mike Maignan che oggi compie gli Non, anni, cioè il non l'avrei Cancro. mai detto, esattamente. Lo salutiamo Mike, che fa 8. 28, 28 anni per Mike Maignan, gli ultimi 3 con la maglia del Milan, e quindi salutiamo il buon Mike che spegne le candeline, non so dove si trovi onestamente in vacanza, però l'ho visto in relax. Comunque sia, sta meglio di noi, credo. No. Mike Maignan, ma non solo, sul futuro di Mister Stefano Pioli, oggi apre Gazzetta dello Sport, i pensieri del tecnico che punta sul rossonero, nuova sfida col Milan, più responsabilità, ma senza Maldini anche molti più rischi. Vuole mediani potenti, gli piace Reinders. E fin qui. Taglio basso c'è l'offerta per Lukaku a 30, non lo so, evito di commentare perché per me siamo Bravo. verso la scienza e oltre. Il gioco dei 9 da Osimhen a Kane, dove possono finire i bomber più contesi, perché ci potrebbe essere un mini giro di attaccanti, ma non ci riguarda. Quel mini giro di attaccanti riguarderà comunque le squadre top europee e quindi a livello economico noi proprio non ci siamo. Sistemiamo la questione Pioli della prima pagina, poi ci addentriamo sul mercato, perché Gazzetta in pratica ribadisce quello che abbiamo detto ormai da un po' di giorni a questa parte, ogni tanto diciamo al talk, eccetera. Cioè, il nuovo ruolo del mister con più responsabilità, meno, diciamo così, persone in società che possono fare da frangiflutti, che possano aiutarlo, che magari gli possono anche, diciamo così, togliere qualche responsabilità, ma lo espongono al vento, gli danno sicuramente più peso, ma anche più rischi. Oneri e onori, diciamo, Harry. Certo, ci può stare, ci sta, cioè nel senso per me non ci sta, perché io sono stato uno di quelli anche un po' più critici, più duri con Pioli nel mese di gennaio, nel mese di marzo, insomma, nelle difficoltà. È vero che ci vuole un pochino di riconoscenza, è vero che i mezzi che aveva sono quelli che sono, però comunque il crollo era stato troppo verticale, cioè non è stata una crisi che ci può stare e ci sta dopo un anno di vittoria e quant'altro. È vero anche che è arrivato in semifinale di Champions, ma è vero anche che la semifinale di Champions non è stata affrontata a dovere per quanto mi riguarda, e non perché l'Inter fosse 100 volte più forte di noi. Era più lunga, è più lunga, la qualità magari è un pochino migliore, però comunque il Milan ha dimostrato che se vuole l'Inter la può battere. L'ho dimostrato l'anno scorso nel derby di campionato, quello del si è girato Giroud, l'ho dimostrato quest'anno nel 3-2 con Leao in versione pallone d'oro praticamente, e quindi ha avuto sicuramente e ha sicuramente dei meriti enormi. D'altra parte ha anche delle colpe, ecco,
paradossalmente con la tabula rasa in dirigenza mi aspettavo che anche lui potesse saltare per una sorta di nuovo corso a tutti gli effetti. Così non sarà, quindi speriamo che possa avere aria fresca anche lui nella mente, avere aria fresca nelle idee di calcio. Speriamo si sia un pochino anche aggiornato in questo senso, perché la proposta del Milan, quella di 2 anni fa, ormai è leggibile, quella dell'anno scorso è abbastanza impietosa, e quindi la speranza è che comunque, nonostante lui resti sulla panchina, le sue capacità di gestione del gruppo, le sue capacità dal punto di vista comunque psicologico sui ragazzi, e quelle non gliene negherà mai nessuno, possono un attimino riaccendersi, ecco. La paura che si sia messa la polvere sotto il tappeto, per quanto mi riguarda, c'è sempre. Sta a lui, come dire, a sollevare il tappeto, aver tolto la polvere, averla aspirata e aver rimesso il tappeto bene per terra. Sono d'accordo, per paradosso questo è il rischio più grande che si è preso il Milan, devo dirti, quasi più dell'allontanamento di Maldini, Tonali, del mercato, il nostro svolgimento di rosa, eccetera, cioè aver tenuto un allenatore che l'anno scorso qualche frizione col gruppo l'ha avuta, qualche problema nel mettere in piedi la squadra l'ha avuta, qualche contrasto poi sorto con la dirigenza che comunque è andata via, ma comunque un contrasto con la dirigenza c'era stato, insomma, dei risultati non particolarmente brillanti, se non quelle 4 partite di Champions League tra Tottenham e Napoli, con un derby di Champions consegnato all'avversario senza quasi colpo ferire, e un gennaio e anche marzo abbastanza impattanti, anche sull'umore generale. È un grosso rischio, questo sì, perché non è mai detto che un allenatore resetti, è la speranza, perché altrimenti cioè, se no ci facciamo del male da soli, sperare il contrario. La speranza è che questi 20-30 giorni di stacco completo possano permettere al mister, allo staff e quant'altro di resettare quello che l'anno scorso si era un po' andato a incancrenire in generale, sia nella proposta di gioco che nei rapporti. Quindi speriamo che si sia fatto davvero tabula rasa. Non so quanto sia possibile nella realtà, perché poi questi discorsi sono sempre belli, ma il vento solitamente li porta via e Sì. lo spero. Tra l'altro, anche in chiusura su Pioli, anche dal punto di vista dello staff, mi auguro che abbia fatto delle valutazioni. Ecco, mi auguro che il suo, come dire, orgoglio non lo abbia portato a non fare il minimo ragionamento sullo staff, perché al primo anno passa, al secondo, dato che vince il campionato, nonostante sia recidivo, comunque passa, al terzo, dove la questione infortuni ti costa gran parte anche dei punti, non passa più. Ecco, quindi mi auguro che abbia fatto anche delle valutazioni da quel punto di vista lì, perché vanno fatte, nonostante i premi, nonostante i riconoscimenti, con tante virgolette, vinti, però i numeri parlano chiaro, noi li abbiamo portati, ma non c'è bisogno che li portiamo noi, oserei dire, cioè sono numeri alla luce del sole per tutti, e quindi mi auguro anche che dal punto di vista dello staff medico e tecnico siano stati fatti dei ragionamenti e siano state prese delle decisioni. Dubito. Perfetto. Il diavolo vede doppio, il Milan a fondo su Ciukwese e Pulisic, oggi Gazzetta apre così, ma se per Ciukwese comunque siamo all'inizio di una trattativa col Villarreal, per Pulisic siamo a un'offerta, diciamo così, una prima offerta al Chelsea è arrivata, un po' bassina, o quantomeno, insomma, il Milan la reputa la prima offerta sui 14 milioni. Ieri in nottata è uscito ciò, confermato tra l'altro, cioè che il Lione avrebbe offerto ben di più ieri con un'offerta scritta al Chelsea per Pulisic fino ai 25 milioni. Quindi la differenza è particolarmente elevata, sono 11 milioni in più. Detta così non ci sarebbe grande storia, ovviamente. Questo
necessita un aumento dell'offerta del Milan, che quantomeno deve arrivare quasi verso i 20, 18, 19, e con la sponda del ragazzo, che sicuramente preferisce il Milan e che con il Milan ha già trovato una bozza di accordo per il suo contratto, poi portare a nozze la questione, perché altrimenti è ovvio che il Chelsea si siede e con 11 milioni di differenza non ha grandi alternative che mandarlo in Francia. No, è ovvio che l'offerta del Lione è molto migliore, così come è ovvio che Pulisic Questo è di preferisca atletica. così come è ovvio che Pulisic preferisca il Milan, non lo so, io non li spenderei 25 milioni, mi ripeto per l'ennesima 25 volta. no. Sono tantissimi 25 milioni per Pulisic. È ovvio che però ti devi avvicinare comunque all'offerta, non dico di arrivare a 22-23, però almeno una ventina, se lo vuoi, vista l'offerta del Lione, li devi tirar fuori, anche perché comunque il Chelsea sta vendendo tanto, ha già venduto tanto, ha la necessità di vendere dopo le spese folli e pazze che ha fatto sia lo scorso gennaio che la scorsa estate, che sta facendo comunque anche in parte adesso, e quindi un pochino ti devi avvicinare. Poi la volontà del giocatore fa quasi sempre la differenza, ma non basta. E quindi se vuoi portarti a casa Pulisic, cosa che io, ripeto, eviterei a quelle cifre, piuttosto chiudo prima Ciukwueze e valuto, magari penso anche ad Adama Traoré a 0 per fargli da backup. Per me è più sensata come cosa. Poi però evidentemente Pulisic per d'utilità, anche forse per esperienza, per qualche numero in più, eccetera, per tanti motivi, piace di più, e quindi si farà, credo, il tentativo anche un pochino al rialzo. Ma Henry, tu lo vedi lì dove l'ha messo Gazzetta? No, onestamente no. È vero che l'ha fatto in carriera, è vero che ha le qualità anche per farlo, però incorreremmo, non so se è corretto il verbo in italiano, comunque andremmo verso lo stesso errore fatto in questa stagione, cioè mettere 3-4 attaccanti. Ecco, perché di fatto con Ciukwueze, Pulisic e Leao è vero che aumenti molto la qualità rispetto a Messias, Diaz e Leao, quello è verissimo, però l'errore sarebbe lo stesso, cioè mettere 4 attaccanti con 2 in mediana, che se non sono 2 forti e soprattutto se non sono 3 o 4 in rotazione di gran livello, fai fatica, e quest'anno te l'ha dimostrato. Quindi io lo vedo più esterno a sinistra come vice Leao, Pulisic, o come valida alternativa a destra, comunque sugli esterni. Centrale in Serie A, non lo so, può essere un crack come può fallire clamorosamente. Personalmente non ce lo vedo troppo, poi spero arrivi e spero mi smentisca in caso. Tu ce lo vedi? A me sembra una mezza follia tattica, onestamente, quella che è stata abbozzata da Gazzetta, cioè Ciukwueze è più offensivo sia di Salmaker che di Messias. Pulisic è un giocatore che guarda più avanti ancora di Diaz rispetto a Diaz. Sì. Loftus-Cheek rispetto a Tonali è uno che comunque è più mezzala ancora più di Sandro. Musa, sì, è un giocatore box to box che lì ti può dare una mano, La assolutamente domanda sì. è: chi difende oltre a quei 4 poveracci dietro? Se per caso Musa non c'è in quella partita, metti, c'è Reinders e Loftus-Cheek con Pulisic, Ciukwueze, Leao, Giroud, bello perché ti diverti quando è la palla tu. Non c'erano gli altri, un po' meno. Vabbè, difenderò io, mi metterò tra Ciao e No, Tomori, ma darò una è mano. una pazzia metterli così, per me. Poi. Capisco che per i sogni, eccetera, gli Il equilibri vanno un 4-2 po'. fantasia, te lo ricordi? Ma non sono neanche i due, cioè, perché gli mediani non sono neanche mediani. Il Vabbè. 4, molta fantasia allora. Sì. Vabbè. Chiuderei, Henry, con la questione terzino, Sì, perché, come abbiamo detto ieri, pensavamo di non aprire la questione terzino in questo mercato, invece comunque qualcosa si sta muovendo, soprattutto lato Fresneda.
più che Sousingo, perché l'incontro con la gente c'è già stato e alla gente è stato ribadito l'apprezzamento del Milan mercoledì scorso, cioè a Fali Ramadani. Ora, se si riesce probabilmente a portare via un prezzo di saldo perché il Valladolid va giù, o meglio, è già andato giù, nella Serie B spagnola, allora la cosa si può anche fare. Se c'è da spendere troppo, ovviamente no, non se ne farà nulla. Dovremmo chiudere sotto i 10 milioni per essere un buon affare per il Milan. Il Valladolid ne chiede 10-15. Il Milan non ne offrirà mai oltre la doppia cifra. Quindi se il Valladolid accetta, e in questo momento non ci sono grandissime alternative al Milan nel caso, c'è forse il Barça, ma il Barça anche lui non è convintissimo di fare l'operazione, e soprattutto il Barça, lo sappiamo, è una società che ogni tanto il colpo lo fa, ma non è che naviga nell'oro che dice vabbè ne metto 10 qua, 20 là, 200 là. È una società che anche lei ogni tanto qualche conto in tasca ormai se lo deve fare per questioni di bilancio, e non è convintissima dal fare l'operazione. Basta, tutto qua. Sì, ho letto tanti commenti positivi su di lui che dicevano ma come, ma Fresneda. Ragazzi, io non lo so, perché sempre, cioè, non siamo, è detto da me molto strano, non siamo nella PlayStation che guardi i numeri di un giocatore, guardi i tuoi video su YouTube ed è il fenomeno più assoluto. Poi deve giocare a San Siro con la maglia del Milan e anche altri acquisti. E posso prendervi Paquetá, posso prendervi De Ketelaere, posso prendervi tanti giocatori, lo stesso Piontek i primi mesi, insomma tanti giocatori, se valuti solo numeri e video, highlights, possono sembrare dei giocatori importanti. Poi arrivano a San Siro con la maglia del Milan e bisogna valutarli. Non sto dicendo che Fresneda arriva al Milan e fa male. L'augurio è che se dovesse arrivare possa diventare il titolare, perché che abbiamo una carenza sulla fascia di destra credo sia abbastanza evidente. Mi desta dei dubbi, semplicemente, mi desta dei dubbi per età, per la stagione che ha fatto, che è stata discreta ma nulla di eccezionale col Valladolid, e quindi ripeto, cioè, bisogna sempre valutarlo. Sicuramente il potenziale c'è, non so quanto sia e possa essere una priorità in questo mercato. Evidentemente No. sì, perché non è l'unico nome trattato per il terzino di destra. Io prima di andare da Fresneda penserei a chiudere Ciukwueze, penserei a chiudere i centrocampisti. Certo. Poi eventualmente se ti rimangono soldi e tempo per Fresneda ci pensi. È ovvio che il mercato va di fretta, è ovvio che il mercato è fatto di occasioni, quindi oggi magari c'è Fresneda, tra 2 settimane non c'è, però ecco, non vorrei che stessimo giocando un pochino troppo col tempo e col fuoco, perché abbiamo tanti tavoli aperti, Tantissimi. troppi forse tavoli aperti, ed è un attimo che per capire in che tavolo sederti gli altri si chiudono, e quindi vediamo, aspettiamo. Anche perché i terzini che sono usciti in questo momento sono terzini, non ti dico quasi da 3-5-2, perché comunque hanno fatto anche terzini a 4, soprattutto Fresneda, però sono terzini che guardano in avanti. E poi se no ci mettiamo anche loro, Teo, 2 a centrocampo di un certo tipo, Pulisic, Ciukwueze, Leao, Giroud. Sempre E meno poi, persone che difendono. vabbè, potrebbe essere una rivoluzione tattica. Caro Henry, noi ci ritroviamo tra poco. Chiama Sì, Milan. sì, chiama Milan, mi raccomando, ve lo ribadisco, like qua sotto, non vi costa niente ragazzi, ma non avete idea di quanto ci aiuti. Commentate, anche chi ci vuole male scrive cose negative, ve lo ricordo, perché se commentate, ci guardate, ci aiutate, quindi fatelo, mi raccomando. Diteci la vostra qua sotto sui nomi usciti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche. Ciao. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. 11 per Chiama Milan, 13 lance, 16 talk, 19 filo rossonero e 19-15 per la Sanseri Bottoni estate, ovvero l'analisi tattica dei nuovi giocatori accostati al Milan o di quelli che sono anche arrivati. Grazie a tutti, a dopo.